La Thailandia è nell'immaginario di tutti il posto esotico che si sogna per staccare. Io quando mi immagino dall'altra parte del mondo, in un luogo esotico per prendermi un momento di stacco totale, penso a Leonardo DiCaprio in The Beach, che appunto è stato ambientato lì, in Thailandia. Un viaggio in Thailandia è una di quelle cose che desideri così tanto che poi succede e non sai bene come muoverti, e soprattutto che mete visitare, se non sei un po' familiare con la storia del Siam, e rischi di perderti, peggio, considerandolo alla fine solo una vacanza al mare, cosa che non è. Per me la Thailandia è esotico, c'è la giungla e poi ci sono gli elefanti, e Buddha, templi disseminati ovunque. Qui il buddismo è la religione dominante. C'è il Buddha triste e il Buddha felice, visto? Infine spiagge e mare, un mare diverso da quello italiano. Non ci credete a quelli che dicono che non vale la pena andare in agosto per i monsoni, c'è solo più gente. Quella che seguirà è la mia personalissima guida di cosa fare e dove andare in un primo viaggio in Thailandia. L'itinerario che abbiamo deciso è stato quello di arrivare a Bangkok, poi salire verso nord e poi scendere al sud con un aereo interno. 20 giorni / 3 settimane è davvero il minimo se vuoi andare fin là. Questa che segue è dunque il mio diario di bordo. Si arriva a Bangkok. Prima cosa da fare è una scheda telefonica del posto e vi consiglio di farla direttamente in aeroporto. Una vale l'altra, diciamo che per i turisti c'è un piano tariffario dedicato con internet illimitato abbastanza veloce. Allora, a vedere Palazzo Reale, la roba più turistica che c'è, e giusto per essere poco originale abbiamo utilizzato la guida. Per gli spostamenti il taxi è economico, ma i tassisti non capiscono quasi mai dove andare. In Thailandia c'è un'app che si chiama Grab. Riunisci tassisti, passaggi in moto e macchine con conducente. Funziona come Uber, che tanto per cambiare qui è illegale. Ti semplifica la vita, le comunicazioni e ti salva da truffe e screzi col tassista. Per alloggiare a Bangkok invece è ottimo prendere un appartamento nei complessi condominiali poco fuori il centro. Primo perché sono belli e hai una casetta tutta tua. Secondo perché hanno la piscina e un'area lavoro / studio ideale per passare qualche giorno dai thailandesi nella metropoli. E adesso andiamo a vederlo. Fondamentale è restare almeno fino al weekend perché potete vedere i mercati più belli come il floating market, che noi giustamente ci siamo dimenticati di fare. La floating market! Io e Laura Cunico stiamo mangiando questa roba qua. Pollo in tutte le salse. No, questo è vegetable. È bellissimo questo mercatino qua perché sembra quasi quello del film di DiCaprio, che non so dove l'ha girato, adesso ci informiamo. Nella pezzola che vedete là dietro ci sono dei turisti che stanno per iniziare il loro tour, ma noi quello che faremo fra poco è fare yoga. Belle esperienze da fare invece durante la settimana quando si è a Bangkok è sveglia presto, recarsi al Wat Po, che è la zona dei templi, dove è possibile fare yoga proprio tra tutti i templi, gratuitamente, e poi provare un vero massaggio Thai in una delle scuole più prestigiose all'interno del complesso Wat Po. Com'è stato? Wow, all'inizio era semplice, poi è andato sempre più difficile, solo questione di equilibrio. Fanno uno yoga non dinamico, quello famoso in Occidente, ma uno yoga più meditativo. Wat Po è importante per il fatto che oltre al Buddha reclinato, ha la più grossa collezione di Buddha di tutta la Thailandia, che sono stati presi e portati qua. Cosa molto bella che abbiamo fatto noi è stato poi andare a dialogare con un monaco buddista in un tempio in inglese. Siamo in un posto dove ci sono i monaci che parlano inglese e dalle 6 fino alle 8 si fanno dei training, e poi la mattina si fa anche molto presto, la mattina dalle 6 alle 9, poi il pomeriggio e la sera dalle 6 alle 8 fanno dei training di meditazione del loro buddismo, che è un buddismo lama, proprio a 2 passi dal centro storico, dal Palazzo Reale, da Wat Po dove ci sta il Buddha sdraiato. Dove stiamo camminando sono i palazzi che ricostruiscono Ayutthaya come era una volta.
Da Bangkok abbiamo preso il treno per Ayutthaya. Il treno è molto economico ma meno veloce del bus. Per raggiungere Ayutthaya però è l'opzione migliore, oltre al fatto che è una bella esperienza. Viene 50 baht, è un rapido e dura circa un'oretta il viaggio. È incredibile quanto le case siano attaccate, proprio attaccate al treno che passa, a distanza di neanche un metro. Ayutthaya è l'antica capitale del Siam ed è una Roma in miniatura. Nata su un isolotto, frutto dell'incrocio tra fiumi, Ayutthaya è disseminata di templi e rovine dell'antico regno Thai. Si visita in bici. Abbiamo noleggiato delle biciclette in questo posto qua che vedete alle mie spalle. Costano nulla, praticamente 50 baht per giorno, quindi noi le abbiamo prese per 2 giorni. E in agosto ci sono sempre festival ed è piena di eventi all'ombra delle rovine. Qui c'è la testa del Buddha incastonata nell'albero, che è probabilmente la foto più caratteristica della Thailandia buddista. Ero contento. Ayutthaya la puoi visitare in mezza giornata o fare come noi che abbiamo deciso di prenderla come luogo di riposo dalla confusione di Bangkok e restarci più giorni per viverla. Cioè passeggiare per Ayutthaya è proprio la sensazione di camminare in mezzo a una città abbandonata nella giungla. Io ho sempre legato l'immagine dei guerrieri tradizionali thailandesi a questo posto e ne ho approfittato per fare lezioni di Muay Thai tra le rovine dell'antica civiltà siamese. Manco fossi in Mortal Kombat. Da Ayutthaya abbiamo preso poi un bus notturno fino a Chiang Mai, capitale del nord. Chiang Mai, a parte qualche tempio, non offre molto, ma è l'avamposto per poter visitare il nord o provare a fare un'esperienza, tipo tagliarsi i capelli, farsi un tatuaggio, oppure io sono andato a fare Muay Thai e Laura Yoga. Insomma, vivere la Thailandia fuori dai ritmi internazionali di Bangkok. Al nord ovviamente devi andare nella giungla e vedere gli elefanti, che è terapeutico per l'anima. Ci sono tante gite e tour operator che organizzano escursioni partendo da Chiang Mai. Io vi consiglio di noleggiare da qui una macchina, in modo da avere ritmi vostri e visitare anche gli itinerari meno battuti. Tra questi vi segnalo andare a guardare le cascate più alte del parco del Do In, ma anche meno famose di altre nelle guide. Visitare Lampang e le sue casette in teak. Se ci andate, soggiornate da Lorenza, la proprietaria italo-belga di River House in Thailandia. Ci è arrivata che aveva 18 anni. Lei ci ha raccontato poi del tempio Chai Mom, sulla vetta della Thailandia, luogo magico e poco conosciuto, ci si arriva solo con mezzi propri. E poi il parco Chai Som, dove abbiamo risalito la cascata quasi fino alla sorgente e poi siamo andati a farci il bagno approfittando della spa sulfure a cielo aperto che caratterizza il parco. L'incrocio tra le acque calde del vulcano sotto il parco e quelle fredde del fiumiciattolo la rendono un posto bellissimo. Noi ne abbiamo approfittato dormendo nei bungalow che sorgono nel parco. Non c'è bisogno di prenotare, andate e dormite lì in quei bungalow, c'è sempre posto, e se dormi lì puoi svegliarti all'alba per andare a fare il bagno nudi in queste terme naturali. L'ultima parte della vacanza l'abbiamo fatta al sud ed è quello che vi consiglio. Così potete approfittarne per riposare. Prendi un aereo, arrivi a Surathai e da lì ti muovi verso le isole con un traghetto. Arrivare via mare fa un certo effetto. Noi abbiamo deciso di fermarci su una spiaggetta di Koh Samui perché siamo vecchi e stanchi, ma se avete energia visitatele tutte le isole, anche Koh Phangan e Koh Tao. Quello che abbiamo fatto noi invece è stato trovare un bungalow direttamente su una spiaggia poco frequentata al nord-ovest di Koh Samui, mangiare sempre a casa o in spiaggia al massimo e al villaggio dei pescatori, noleggiare come fanno tutti una motoretta e riposarci tanto e meditare nei templi buddisti dell'isola. Una delle cose più carine che abbiamo fatto durante il viaggio è stato andare a parlare con i monaci, andarci a fare queste conversazioni con i monaci. Praticamente è andata via la luce in tutta Koh Samui dove siamo arrivati. Siamo al Fisher Village. L'illuminazione con le candele e c'è una cena lungo mare. Poi abbiamo visto anche la piscina rossa al Library, pare l'unica così in tutto il mondo, cioè rossa, e siamo stati ad un concerto thailandese.
Io mi sono poi tagliati i capelli. Ho fatto Muay Thai, che qui va molto di moda. E poi le passeggiate in relax e la possibilità di scrivere e le cenette sulle capanne improvvisate al mare, ma soprattutto tanto relax, tanti massaggi Thai mentre il sole tramontava all'orizzonte.